Ciao, io sono Andrea Saffirio. Oggi proveremo a fare un po' di chiarezza su un argomento che spesso è avvolto un po' dal mistero, ovvero la differenza tra armonia tonale e armonia modale. Questo argomento genera un po' di confusione e spaventa un po', e capisco il perché, diciamo che ci sono una serie di motivi secondo me che contribuiscono a questa confusione. Intanto partiamo dalla definizione di armonia tonale e quindi cosa significa se abbiamo un brano tonale, quindi in una o più tonalità specifiche, perché almeno quella definizione è abbastanza specifica e si può dare senza troppi problemi, mentre per quanto riguarda il modale bisogna distinguere in almeno due casi e già questo secondo me potrebbe creare un po' di confusione. Quindi armonia tonale o comunque un brano tonale, cosa significa? Che ci sono una o più tonalità chiare. Tonalità possono essere maggiori o minori. Dire che c'è una tonalità chiara significa che tutti quanti gli accordi che troviamo sono spiegabili secondo le regole della cosiddetta armonia funzionale. Ora, al di là dei tecnicismi e dei nomi, che cosa significa? Significa che ogni accordo ha una funzione specifica che richiama le funzioni primarie degli accordi di sottodominante, dominante e tonica. Questo adesso per semplificare. Quindi in qualche modo la caratteristica del brano tonale è che tutti gli accordi servono per creare un movimento che poi tendenzialmente ci porterà al primo grado di questa nostra tonalità maggiore o minore. E per fare questo, oltre agli accordi diatonici, quindi gli accordi che troviamo armonizzando la scala, abbiamo un sacco di strumenti perché finché si parla di utilizzare esclusivamente accordi diatonici e quindi sostanzialmente tutte note appartenenti alla scala anche nella costruzione dei nostri accordi, diciamo che alla fine basta vedere le alterazioni, più o meno ci facciamo un'idea. In realtà è un po' più complesso di così perché non abbiamo a disposizione solo gli accordi diatonici per fare le cadenze classiche solite, ad esempio il 2-5-1, quindi secondo grado, quinto grado, primo grado, tutto in tonalità senza problemi, tutto all'interno della scala della tonalità. Ma abbiamo tanti altri strumenti armonici a nostra disposizione per sottolineare la tonalità, ma anche ampliare quello che è un po' il mondo che ruota attorno alla tonalità. E queste sono le dominanti secondarie, quindi creare un movimento di dominante tipo quinto primo, ma non come se stessimo modulando verso quella nota, ma più per rafforzare il movimento verso quel grado. Ad esempio, se siamo in Do maggiore, possiamo trovare la settima Re minore, che non è una modulazione a Re minore, anche se la ricorda come cadenza, come movimento. È semplicemente un rafforzamento del movimento verso il secondo grado. E qui a volte bisogna fare un po' di attenzione a distinguere tra le casistiche in cui stiamo veramente modulando, perché magari abbiamo una conferma di questa cosa, oppure quando semplicemente siamo rimasti in Do maggiore, ma abbiamo voluto rendere il movimento verso quel grado un pochino più forte. Questa cosa si può estendere anche alle sottodominanti, quindi ai secondi gradi, cosiddetti secondi correlati, e quindi non solo si può fare il quinto secondario, ma anche il secondo quinto secondario, quindi fare dei 2-5 che portano a uno dei gradi, e questo già può complicare un po' le cose. Poi abbiamo le sostituzioni di tritono, che abbiamo visto nell'ultimo video. Se te lo sei perso ti metto il link qui sulla scheda in alto. E altre cose come ad esempio gli interscambi modali, l'utilizzo degli accordi diminuiti, eccetera. Però alla fine il succo è che tutti questi accordi stanno lì in fila in qualche modo per simulare, detta proprio alla buona, la funzione di sottodominante, dominante o tonica, quindi preparazione, tensione e risoluzione, che poi ci portano verso, nel 99% dei casi, il primo grado della nostra tonalità maggiore o minore, appunto. Possiamo avere un esempio molto semplice, come ad esempio il famoso giro di Do, il turnaround, quindi in una qualsiasi tonalità, primo grado, sesto grado, secondo grado, quinto grado e poi di nuovo primo. Quindi primo, sesto, secondo, quinto, primo. Facciamo un esempio in Do. Per dire. Oppure un esempio più avanzato, come può essere ad esempio I Hear a Rhapsody, che è uno standard tonale, quindi è in una tonalità specifica, o perlomeno almeno la sezione A, le sezioni A sono in Mi bemolle maggiore, però hanno un sacco di accordi apparentemente estranei alla tonalità, che
che in realtà hanno queste funzioni di dominante secondaria, sostituzione di tritono, secondo correlato, eccetera, eccetera. Vi faccio sentire la prima A per farvi capire la differenza. Eccetera, eccetera. Quindi se vedete gli accordi, già a partire dall'inizio, primo accordo Do minore, già ci viene il sospetto, non è che siamo in Do minore, in realtà è il sesto grado di Mi bemolle maggiore. Poi abbiamo questo Sol bemolle settima, e già che c'entra con Mi bemolle maggiore? E invece è la sostituzione di tritono che punta a risolvere al secondo grado, che a sua volta serve a preparare il quinto, Si bemolle settima, che a sua volta serve a risolvere sul primo grado. Quindi tutti questi accordi sono concatenati con una funzione specifica, anche se a volte è un po' mascherata, cioè magari non salta proprio all'occhio. Quindi anche un brano con così tanti accordi, che può sembrare anche molto complesso, in realtà ha una tonalità molto ben definita, quindi è decisamente un brano tonale. Chiaramente l'ho fatta un po' semplice perché distinguere veramente tutti questi casi presuppone una conoscenza approfondita dell'armonia cosiddetta funzionale, quindi sapere effettivamente bene come funzionano le dominanti secondarie, le sostituzioni di tritono, i secondi correlati, gli interscambi modali e avere un po' di esperienza di analisi armonica proprio. Però ecco, diciamo, questo adesso non sto qui a tediarvi con analisi su analisi, diciamo cerchiamo di andare sul pratico. Quindi grosso modo è questo, poi se avete dei dubbi magari ne parliamo nei commenti. Passiamo all'armonia modale e qui, come dicevo, dobbiamo fare almeno due distinzioni. La prima è la più classica, se vogliamo, il cosiddetto modale puro, ovvero il brano non è in una tonalità, ma è in un modo, in una modalità. E qui secondo me entra in gioco anche un fattore culturale. Ora io non sono un musicologo, però diciamo a grandi linee mi sono fatto quest'idea che noi culturalmente siamo abituati che la tonalità è la tonalità maggiore oppure la tonalità minore, che altro non sono che anche loro dei modi in qualche modo alla fine, cioè la tonalità maggiore è il modo ionico. La tonalità minore è già un po' diverso perché sì è il modo eolio, però è anche un po' un mix spesso della scala minore naturale, scala minore armonica e scala minore melodica. Ma come ci troviamo di fronte a un brano il cui centro gravitazionale è una scala minore, però magari dorica, allora improvvisamente no, non è più un pezzo tonale, è un pezzo modale. Quindi appunto secondo me è più un fatto anche culturale in qualche modo, se vogliamo. In realtà semplicemente solo il modo ionico e la tonalità minore si sono imposte negli anni come centri gravitazionali più stabili, forse vogliamo dire, non lo so, se qualcuno è un musicologo e ne sa più di me mi faccia sapere, magari approfondiamo la questione. Ma al di là di queste questioni così storiche, se vogliamo, ho detto questa cosa perché in realtà i brani cosiddetti modali puri, cioè quindi in un modo specifico, non si comportano in modo così diverso dai brani tonali, è semplicemente che il centro gravitazionale è un accordo, un modo che non è la scala maggiore o la scala minore, ma ad esempio può essere che il nostro centro gravitazionale sia una scala frigia, un modo frigio, un accordo frigio, oppure misolidio e così via. E diciamo questo è particolarmente evidente nei brani che hanno un solo modo, un solo accordo per moltissime battute. L'esempio più conosciuto probabilmente è So What di Miles Davis, dove abbiamo delle sezioni da 8 battute che si ripetono tutte in modalità dorica. Diciamo che ci sono varie sezioni, ci sono due sezioni in Re dorico, poi una sezione in Mi bemolle, quindi un semitono sopra, dorico, e poi un'altra sezione in Re dorico di nuovo. Quindi eccetera eccetera. Quindi questo pezzo, sebbene utilizzi almeno all'inizio le note della scala di Do maggiore, non è assolutamente in Do maggiore, non suona come un pezzo maggiore così allegro, perché utilizza quelle note, ma il centro gravitazionale è il Re, non è il Do. Questo l'abbiamo un po' spiegato anche meglio nel video sulle scale modali, però diciamo sostanzialmente le note sono quelle, ma appunto vuole andare a parare non più sul Do come risoluzione, ma sul Re. E il modo più semplice per farlo è iniziare in Re e finire in Re senza andare da nessun'altra parte.
Per questo dico è l'esempio più classico, perché esistono anche dei brani dove nella B neanche ci si sposta di un semitono, proprio un accordo per tutto il brano e basta. Esistono dei brani simili, ma che non si concentrano su un singolo accordo, ma magari hanno delle frasi un pochino più brevi e magari hanno 4 battute di un accordo, 4 battute di un altro accordo e ovviamente ad ogni accordo corrisponde un modo. Quindi cominciamo ad avere un accostamento di modi, se vogliamo. Un esempio molto famoso è Cantaloupe Island di Herbie Hancock, dove abbiamo 4 battute di Fa dorico e 4 battute di Re bemolle, potremmo dire Mi solidio. Quindi e poi dopo abbiamo Re dorico. Quindi tutto il brano sostanzialmente è composto da 3 modi che si spostano senza una apparente relazione tonale. Che c'entra Re bemolle Mi solidio con Fa dorico? Niente. E anche proprio perché per come sono accostati. Via via andando avanti esistono anche dei brani più complessi di così, dove il ritmo armonico, cioè quanti accordi troviamo sostanzialmente per battuta, diventa anche più fitto e più simile ai brani tonali che troviamo appunto negli standard, ma non seguono le regole dell'armonia funzionale e appunto questo è l'altro tipo di modale, se vogliamo, non c'è un modo e basta, ma semplicemente il linguaggio armonico non è più questo accordo ha questa funzione per andare qui, ma semplicemente vengono utilizzati gli accordi accostati tra loro come colori. E quindi si prende, diciamo, il modo, la scala di riferimento di quell'accordo e si accosta a un'altra scala diversa, spesso per ottenere l'effetto chiaro-scuro, quindi una scala più chiara, una scala più scura, più brillante, più scura. E questo, diciamo, non esiste una scala brillante in senso assoluto, ma questo è un parametro che deriva sempre dalla relazione tra due scale. Quindi se io prendo la scala di Do maggiore, non è né brillante né scura in senso assoluto, diciamo, ma se la paragono con la scala, per esempio, di La bemolle maggiore, che ha 4 note abbassate rispetto alla scala di Do maggiore, quindi ha 4 bemolle, allora certamente la scala di Do maggiore è una scala brillante, la scala di La bemolle maggiore è una scala più scura del Do maggiore. Questo significa che se vogliamo accostare questi due colori, chiaro e scuro, dobbiamo suonare Do maggiore e La bemolle maggiore? Non necessariamente, per quanto sia molto bello, ma possiamo andare a pescare uno degli accordi o uno dei modi che vengono da questa scala maggiore e accostarlo ad un altro dei modi che vengono dalla seconda scala maggiore. Quindi ad esempio potrei prendere il Fa lidio dalla scala di Do maggiore, cercando anche di evidenziarlo nell'accordo, quindi mettendo anche l'undicesima diesis che è caratteristica, e accostarlo magari, che so, a un modo della scala di La bemolle maggiore come potrebbe essere il Si bemolle dorico. Quindi potremmo avere che non è esattamente l'effetto che abbiamo ottenuto prima con gli accordi maggiori, ma comunque ci ricorda questo accostamento chiaro e scuro. È vero anche perché il lidio è un modo particolarmente brillante, quindi abbiamo scelto un modo brillante già di per sé, ma l'effetto è dato soprattutto dal fatto che questo modo viene da una scala maggiore che è più brillante rispetto alla bemolle, perché il La bemolle ha dei bemolle in più, appunto. Ora, diciamo, non voglio addentrarmi troppo, questa cosa può essere anche abbastanza complicata, quindi voglio darvi solo un'idea di questa cosa. Però questo perché? Perché diventa, a partire dagli anni 60, una tecnica compositiva veramente molto utilizzata e molto efficace, sono stati scritti dei capolavori con queste tecniche, che in qualche modo, se noi andiamo ad analizzare gli accordi, non ci riportano a nessuna tonalità specifica, eppure ascoltandoli comunque abbiamo un senso di scorrimento armonico fluido. Questo perché a volte questi accordi accostati secondo i modi in realtà sono un mascheramento della funzione tonale effettivamente, ma qui diventa troppo complicato. Ma spesso in realtà perché questi accordi sono accostati per creare questo contrasto e la melodia scritta su questi accordi
è gestita in maniera molto sapiente e abile, magari utilizzando le note in comune anche tra accordi molto distanti, dei cromatismi, insomma delle tecniche specifiche per creare questo senso di connessione con accordi apparentemente non connessi tra loro. Quindi in questi brani la funzione degli accordi, più che appunto ricordarci dominante, sottodominante, tonica, è proprio una funzione coloristica, di colore. Questo accordo ha questo colore, questo accordo ne ha un altro e così via. Vi faccio un esempio di brano con questa caratteristica, che è Nefertiti di Wayne Shorter, che probabilmente è stato uno dei maggiori esponenti negli anni 60 di questa tecnica compositiva, ha scritto tantissimi brani meravigliosi e diciamo sia che voi siate più appassionati del jazz tradizionale oppure più appassionati del jazz moderno, comunque secondo me è interessante cercare di capire che succede proprio per allargare gli orizzonti, diciamo. Quindi questo è Nefertiti di Wayne Shorter. Esiste poi anche un approccio misto, diciamo, dove magari compare un po' di tonalità, un accenno di tonalità in un brano prevalentemente modale, quindi per accostamento di modi, oppure un po' di questa tecnica modale in un brano prevalentemente tonale. E qui appunto ci si può sbizzarrire. Ad esempio Serenity di Joe Henderson è un brano che grosso modo riusciamo a inquadrare in una tonalità più o meno di Mi bemolle maggiore, diciamo, ma ogni tanto ci sono dei movimenti che non riusciamo veramente a spiegare appunto con l'armonia funzionale. Eccetera, eccetera. Quindi sì, è vero, alla fine abbiamo questa 2-5-1 in Mi bemolle maggiore. All'inizio sembra che siamo in Do minore perché c'è questo 2-5 Re seminuto Sol settima che sembrerebbe puntare al Do minore, però poi abbiamo La bemolle maggiore, Sol bemolle maggiore, Mi minore. Che c'entrano questi accordi con Mi bemolle? Quindi, diciamo, a meno di complesse lugubrazioni, diventa difficile inquadrare alcuni di questi accordi nell'ambito di una tonalità specifica, sebbene diciamo, il quadro generale suggerisca una tonalità di Mi bemolle. Quindi anche questo approccio misto è molto interessante. Quindi capite bene che se eravate confusi riguardo alla differenza tra tonale e modale, è soprattutto perché il calderone del modale comprende tante cose, appunto il modale puro, quindi un unico accordo, un unico modo, il modale, chiamiamolo misto, quindi combinazione di modale e tonale, e il modale, se vogliamo, più avanzato, non saprei bene come chiamarlo, cioè quello che in qualche modo simula l'armonia funzionale tonale a livello di anche quantità di accordi e successione di accordi, ma l'accostamento non segue la relazione tradizionale e quindi non siamo in grado di identificare una tonalità, ma piuttosto questi accordi vengono utilizzati come accostamento tra colori diversi. Quindi spero con questo video di aver fatto un po' di chiarezza su questo argomento abbastanza spinoso. Se avete ancora dubbi e domande fatemelo sapere nei commenti, come anche richieste per argomenti per i prossimi video. Come sempre, se volete potete iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie!